Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come dipingere l'occhio. Dipingerò con la tempera all'uovo e a giorni uscirà anche il video su come preparo l'emulsione per la tempera all'uovo, ma questa tecnica si può adattare anche con l'acrilico. Perché? Come l'acrilico, la tempera all'uovo asciuga velocemente, dipingiamo a strati e il colore in acrilico va preparato quasi al momento. Dato che ultimamente ho dipinto molto con la tempera all'uovo, voglio condividere con voi questo processo. Ma siccome il video è lungo, basta con le chiacchiere e spostiamoci al tavolo. Eccoci qua al tavolo, ho già realizzato il disegno che ho poi ricalcato con dell'inchiostro della Pelican comunissimo. Questo è un pezzo di legno sulla quale ho applicato del cotone e del gesso. Esistono tantissimi metodi per fare il gesso, arriverà anche questa ricetta sul canale YouTube, per praticamente colla di coniglio e gesso. Mentre i pigmenti che sto utilizzando sono bianco di titanio, giallo ocra, giallo limone, vermiglione, rosso ossido di ferro, terra d'ombra bruciata, terra di siena bruciata, blu oltremare, nero e verde ossido. Già in ferramenta si può trovare il giallo ossido, il rosso ossido, la terra d'ombra bruciata, quindi pigmenti. Già con questi si può fare tantissimo. Ora, questa è la mia emulsione che ho messo in questo barattolino. Uscirà anche la ricetta di questa emulsione, però la ricetta non è la mia, ma l'ho presa in prestito da un pittore, dal maestro Painting of the Light, che è un canale su YouTube, dove anche lui pubblica video tutorial ed è mostruoso, bravissimo, è un iconografo, ma dipinge ad olio, a tempera. In realtà è grazie a lui se ho imparato tantissime cose. E quindi adesso vi riporto la mia esperienza qui. La particolarità della tempera all'uovo è che si asciuga molto velocemente, che si lavora a strati, però non dobbiamo aspettare tantissimo come la pittura d'olio. Quindi, la prima cosa che andiamo a fare è preparare uno strato di base. Diciamo un simile verdaccio, che può essere composto da verde, ossido e giallo. Diciamo che con un po' di pratica è una tecnica semplice, la preferisco di gran lunga rispetto alla pittura d'olio. Inizio quindi dando uno strato generale, trasparente. Diciamo che questa tecnica funziona meglio con l'acrilico, secondo me. Con la tempera abbiamo un limite di circa 15 strati più o meno per completare il nostro lavoro. Con l'acrilico invece possiamo realizzare più strati di pittura, essendo comunque una vernice più plastica rispetto alla tempera. Non so se si vede già dal video, ma si è quasi completamente asciugata. Ora, la tattica della tempera all'uovo è utilizzare per la maggior parte toni sempre puri, evitare di impastare troppo i colori. Diciamo che questa è una tonalità che possiamo anche ritrovare poi nei punti più delicati, dove la pelle è più sottile. I pennelli che sto utilizzando sono dei semplici pennelli di Amazon, economici, di cui vi porterò anche una recensione perché mi ci sto trovando bene. Il disegno è ancora qui e non abbiamo perso nulla. Questa prima parte quindi andremo ad utilizzare i colori puri. Diciamo che dobbiamo immaginare per stratificazioni tutto quanto in modo scomposto. Ho scelto questa fotografia perché non che abbia nulla di che artisticamente parlando, però a livello di volumi, luci è ben strutturata, c'è da lavorare. Comincio a prendere un po' di rosso. Questo rosso carmigno non è coprente e proprio per questo mi serve a dare temperatura al soggetto. L'altra cosa che apprezzo moltissimo della tempera all'uovo
è che utilizzando i colori così come sono, quindi puri, il dipinto, scusatemi il gioco di parole, è puro, cioè si sente proprio una pulizia dei colori. Una cosa che potrebbe essere fatta anche con la pittura ad olio, ma richiederebbe tantissimo tempo. Adesso faccio la stessa cosa, però con il giallo ocra. Come potete vedere, i colori sono ancora trasparenti. Perciò quando parlo di 15 strati, gli strati devono essere spessi, cioè ci deve essere uno spessore materico, perché sennò di questo passo nel giro di qualche minuto avremo utilizzato tutto lo spazio a disposizione. Adesso qui, che mi è rimasto appunto ancora del colore bagnato, lo vado a mischiare con un po' di nero. Il nero, come nella pittura ad olio, come ovunque, non va mai utilizzato puro. Io ci andrò ad aggiungere un po' di terra d'ombra bruciata e vado a calcare, vado a riempire gli scuri. Diciamo che storicamente la tecnica della tempera d'uovo vuole il tratteggio. Magari con il tempo ognuno può trovare il proprio stile e renderla personale il più possibile. Diciamo che nella mia pittura ho sempre utilizzato il tratteggio, anche nella pittura d'olio ho utilizzato il tratteggio e in alcuni video ve l'ho anche dimostrato, perché il tratteggio, a differenza della pennellata, diciamo così, pastosa, anche perché come tecnica magari il tratteggio è più seria, però così i colori sono più vibranti. Adesso è ancora uno stato embrionale, però tra un po' inizierò, tra un po' magari inizierete a capire cosa intendo. Diciamo che riusciamo a essere anche più puliti, quella cosa di pulizia che sentiamo e vediamo e che non riusciamo solitamente a ottenere nella pittura ad olio, perché o dobbiamo utilizzare dispositivi per accelerare la pennellata nella pittura ad olio, ma nel momento in cui andiamo ad accelerare la pennellata e quindi a denaturare quella che è la pittura ad olio, a questo punto cambiamo tecnica. Tanto non esiste una tecnica più pregiata o meno pregiata. E se dovessimo mettere sulla bilancia la tecnica tra la pittura ad olio e la tempera, storicamente la tempera all'uovo è più antica e quindi e forse quindi più pregiata. A livello di costi probabilmente la tempera all'uovo da un certo punto di vista è più economica, perché non dobbiamo comprare così tanti ausiliari, medium, eccetera, però dobbiamo utilizzare i pigmenti puri, a differenza invece dell'olio che con una spesa iniziale, con dei tubetti e tutto, riusciamo bene o male ad avere un kit di base completo. Quindi continuo a non utilizzare ancora il bianco. Adesso vado a utilizzare un po' di rosso ossido. Già in alcuni punti, come nell'occhio, possiamo arrivare allo scuro. Considerate che il contrario di quanto possa sembrare, ci mette molto più tempo ad asciugarsi. Abbiamo all'incirca un 2-3 minuti prima che il colore si secchi. Quindi se iniziamo a lavorare con un certo metodo, riusciamo a non sprecare molto, molto colore.
avete una buona conoscenza della teoria dei colori e non avrete molta difficoltà nel provare, comunque sperimentare una tecnica che richiede l'uso dei colori nella maniera più pulita possibile. L'ultimo colore da aggiungere puro è il blu. Naturalmente non vado in modo casuale con il blu, dove vedo la presenza, una componente, seppur leggera, di blu. A questo punto si sta asciugando, perciò magari iniziamo a lavorare nella parte esterna dell'occhio. E è arrivato il momento di utilizzare il bianco. Questo è bianco di titanio, si potrebbero utilizzare altri bianchi, il bianco di zinco, il bianco di piombo, seppur vietato. E ho quindi un tono intermedio di rosso e giallo ossido, dove domina di più la componente di giallo. Come dissi nel video sul verdaccio, la presenza di questo verde, essendo complementare del rosa, insomma del rosso, il verde è il complementare del rosso e quindi questa base ci aiuterà a far risaltare i colori, a far risaltare appunto l'opposto, in questo caso il rosso e il rosa, in questo caso i colori rossi. Adesso aumento un po' la porzione del rosso ossido, e anche se non si è ancora asciugato, utilizzando il tratteggio riesco a non pasticciare. Sporco il tono intermedio con latte alla tomba bruciata, che è uno di quei colori che è trasparente e quindi va a rendere più caldo, va a rendere più scuro il colore senza però essere coprente, quindi sporco. Infatti, come vedete, ho reso più scuro il tono intermedio, ma mantenuto comunque trasparente, anche perché ho allungato la porzione di legante. Con l'acrilico questa operazione si fa semplicemente diluendo un po' il colore con l'acqua. Nel caso in cui doveste ritrovarvi in questi punti dove si forma, diciamo, una sacca d'acqua, perché magari la porzione è elevata, con un tampone di cotone, un pezzetto di carta, possiamo andare ad asciugare, semplicemente. Al blu che ho utilizzato vado ad aggiungere un po' di bianco, vado a creare un azzurro. Adesso questo azzurro più il tono intermedio si va a creare un grigio che andrò a posizionare qui. Quando monto i video mi accorgo di parlare come se stessi spedendo un telegramma, perché capita appunto che tra un periodo, tra una frase e l'altra, rifletta sulle cose da dire, o perlomeno penso a dipingere, e quindi capitano momenti come questo. Adesso sto dando sempre tocchi vibranti di pennellate di luce,
ed è proprio per questo che ci facilita il tratteggio, perché riusciamo a non smuovere il colore che abbiamo posizionato, contemporaneamente a dare forma, corpo. Sempre utilizzando il tono intermedio formato dal bianco titanio, giallo ossido e rosso ossido. Quindi adesso, soltanto modificando la porzione tra giallo e rosso, utilizzo sempre questo che è il mio colore intermedio per modulare la forma del viso. Per dare delle pennellate più coprenti dobbiamo semplicemente aumentare la porzione di pigmento rispetto al legante. Questo è un grigio che ho formato con bianco, blu oltremare e terra di Siena, dove è in vantaggio, diciamo così, dove c'è più blu oltremare che terra. Quindi così vado di nuovo a bilanciare i freddi necessari. Questo grigio mischiato al mio tono intermedio, che è incredibilmente ancora asciutto, è ancora fresco, mi crea dei mezzi toni che posso utilizzare per legare alcuni punti che ho lasciato in sospeso. Quindi, mantenendo questo grigio molto trasparente, sono andato a riprendere e a schiarire un po' la zona in ombra. Adesso ritorno a lavorare un po' sull'occhio e vado ad utilizzare il pennello più piccolo. Quindi vado a prendere il nero, sempre mischiato ad un colore, tempera all'uovo è una di quelle tecniche che, per chi è amante del dettaglio, senza però naturalmente entrare nell'iperrealismo, anche perché il tratto che ti lascia la tempera ad uovo non è iperrealistico. Guardate che questa è una delle tecniche più stabili se preservata in condizioni atmosferiche buone. Sinceramente, tra le prossime tecniche che voglio imparare c'è anche quella dell'incausto. E cerco di nuovo di ricreare quel verdaccio iniziale, perché comunque è un tono neutro. Quindi se utilizziamo un colore, il complementare di un colore, come potrebbe essere questo verde,
per il rosso come base aiuta in qualche modo a rendere il colore più saturo. Stessa cosa se utilizziamo il complementare sopra al colore, quindi il verde sul rosso, andiamo a spegnere i punti che riteniamo più saturi. O, come in questo caso, ho mischiato entrambi i colori, quindi il rosso e il verde, e ho creato un tono neutro rispetto a tutti i colori presenti qui rispetto a tutti i colori che ho utilizzato e che utilizzo appunto per andare a regolarizzare quei punti che magari ritengo sbagliati o troppo accesi o troppo spenti. Rende il tutto neutro. È un concetto comunque difficile da spiegare, che effettivamente è più facile da capire se sperimentate e se provate voi stessi questa tecnica, questo concetto che comunque vale per ogni tecnica. Con questo grigio che ottengo mischiando il rosa che sto utilizzando per le luci e, per intenderci, l'azzurro che ho utilizzato per gli occhi, vado a quella cosa che mi piace molto della tempera all'uovo è la possibilità di lavorare, in questo caso è l'occhio e qui dobbiamo darla, insomma, però la possibilità di lavorare eventualmente anche su un singolo punto, anche se può essere sbagliato perché si lavora sempre in generale, perché si asciuga molto velocemente. E questa cosa aiuta anche a non perdere l'entusiasmo. A me è capitato spesso. In questo momento sto andando a giocare con i riflessi che si possono creare nell'occhio, come in questo caso questo è il riflesso del mio naso. Parlo di giocare perché con la tempera all'uovo io gioco veramente, cioè è una tecnica che mi soddisfa e soddisfa proprio la mia pennellata, il mio modo di dipingere e di fare. Detto ciò, non abbandonerò l'olio solo perché in questo momento non mi va tanto a genio, insomma, ma comunque è una tecnica che adoro e amo, insomma. Però ci sta a cambiare, sono giovane, quindi sono un essere umano e ho necessità di cambiare. In più sono anche creativo, quindi noi creativi. Quindi non vi dico nulla di nuovo, anzi potete solo magari confermare le mie parole. Inizio anche nelle zone in ombra, vado a posizionare i controriflessi. Il tono che sto utilizzando è sempre il viola che ho utilizzato negli occhi e che adesso la teoria della percezione ci insegna il colore avrà una sua intensità, una sua potenza in base alla base su cui viene
messo, in questo caso su una base più scura, questo viola sembrerà più chiaro, più saturo, su una base chiara il contrario. Spero di non aver detto una fesseria, o perlomeno di non essermi imbrogliato, perché credetemi è davvero difficile parlare alla videocamera mentre dipingo. E anche fare il contrario, quindi quello di parlare, creare un montaggio sopra, lo sento meno autentico. E anche come quando dipingiamo con l'olio, quindi man mano che aggiungiamo punti di luce ci muoviamo anche in generale proprio per portare e alzare il livello ovunque contemporaneamente. Ok, con questo grigio inizio anche a, passatemi il termine, pettinare all'interno le mie sopracciglia. Ok, adesso lasciamo un attimo asciugare tutto. Inizio a definire le sopracciglia. Naturalmente, indipendentemente dalla tecnica, spetta a noi scegliere quanto essere realistici. Adesso con un po' di terra di siena bianco e anche un po' di rosso ossido vado a illuminare in alcuni punti i miei occhi. Allora, adesso ci troviamo nella fase finale, quella in cui andiamo a definire poi tutti i dettagli. Considerate che questo, non so se esiste, tra virgolette, il concetto di fare alla prima le cose con la tempera, però diciamo che potremmo comunque lavorarci, però è uno studio anche per farvi vedere come funziona almeno come lavoro io con questa tecnica. Adesso diamo la vita al nostro occhio aggiungendo il fatidico punto bianco. E in corrispondenza questi punti bianchi sono anche qui.
Adesso diamo anche punti di luce su questi peli, su queste ciglia. Nell'insieme dei miei colori, adesso solo all'ultimo vado ad aggiungere anche il giallo limone per aggiungere un tocco di luminosità, una forza, una luminosità superiore, che comunque è un bel giallo forte, vibrante. Ok, diciamo che siamo arrivati praticamente a conclusione ormai. Vado a definire gli ultimi dettagli nell'occhio. La cosa strabiliante è che mi invito a provarla come tecnica sia nell'acrilico, ma anche di provare di provare la tempera all'uovo, perché io veramente mi sono innamorato di questa tecnica. Veloce, risponde. Magari è un caso che risponda bene al mio modo di lavorare, di dipingere. Però secondo me è una delle tecniche, se no la tecnica più sottovalutata di tutta la pittura probabilmente. E questo è il mio occhio dipinto a tempera. E questo era il video su come dipingere con la tempera all'uovo o l'acrilico. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto e se sì ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione. Se proverai la tempera all'uovo o comunque questo modo di lavorare anche in acrilico, se sì, lasciami un commento qui sotto ed iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.